Salve a tutti, questo è uno dei miei primi video che faccio, perlomeno che commento. Allora, oggi volevo farvi vedere come gira il benchmark sul mio Samsung Omnia 2 modificato, cioè ci ho messo la versione di Android Froio 2.2 reperibile sul sito HD Blog, sempre grazie alla guida di Wizard83. Allora accendiamolo, vediamo un po' qui. Allora, questa è la schermata. Come potete vedere, questo qui, aspetta, non so se si mette a fuoco. Si è messo a fuoco? Vediamo un po'. Dovrebbe andare. Questo qui l'ho installato sulla memoria interna. Il precedente video che avevo fatto era stato eseguito su un sistema che girava sulla scheda SD. Adesso attualmente non funziona, non la rileva, però un mio amico mi ha detto che se vado a modificare un file dovrei rilevarla. Si tratta di un semplice file di sistema che va modificato o comunque cambiato. Allora, andiamo a vedere il benchmark. Per prima cosa utilizziamo Quadrant come primo benchmark. Ok. Sta andando. Ovviamente non è veloce come uno degli ultimi cellulari dual core. Non so se voi vedete, dovrebbe vedersi comunque. Ecco, adesso ci sta il primo benchmark 2D. Cosa ha fatto? Ecco, adesso è partito quello 3D. 2 fps, un po' misera come cosa, però diciamo che già è tanto, da. Qui 5, un po' di più. E qui sempre 5. Allora vediamo i risultati. Allora, il mio dispositivo ha fatto 375 punti. Vediamo. Non so se si vede. Ok, molto indietro rispetto alla maggior parte degli altri terminali, ovviamente. Adesso andiamo a fare un altro benchmark utilizzando, come si chiama? Aspettate. Antutu. Allora, facciamo il test, quello completo, e iniziamo. Sta partendo adesso. Comunque, ad ogni modo c'è da dire che gli sviluppatori hanno fatto un lavoro notevole per riuscire a mettere Android su questo terminale. Nulla in confronto, cioè Windows Mobile 6.5 che c'è installato non è nulla in confronto nemmeno a questo porting. Successivamente vi farò vedere alcuni test e video dimostrativi sulla velocità di fix del GPS e sulla accuratezza. Farò sia vedere con Windows Mobile, che fa schifo praticamente,
e sia con Android, che invece è tutta un'altra cosa. Ricordo che il sistema operativo adesso è installato su memoria interna, quindi è 5 volte più veloce all'incirca del sistema se fosse installato su memoria SD. Questo sembrerebbe andare meglio, fino a una certa. Prima ho utilizzato le OpenGL, adesso sto utilizzando Canvas. Adesso andiamo col 3D. Oh mio Dio, quanto è lento, nulla in confronto a quello che ho visto sulle LG Optimus Dual, per non dire niente in confronto al Samsung Galaxy S2, però ripeto, già è tanto questo. Ah, bene, 1.16 fps. Vabbè dai, mi rifaccio col computer almeno. Sull'input output del sistema adesso sto facendo il test sulla velocità dell'SD card. Vediamo un po' qui. Vediamo un po'. Allora, il benchmark è finito. Come si può vedere i punti per la RAM sono 111, quelli per la CPU 253, i CPU float point 21, quelli sulla grafica 2D 214, quella 3D 103. Poi vediamo, c'è una velocità in lettura della SD card di 7.4 MB al secondo, invece per la scrittura 3.7 Mbps. Il punteggio totale è 878, la velocità della CPU è 800 MHz. Bene, con questo finisce il mio primo video. Un saluto a tutti, ci vediamo con prossimi tutorial o comunque dimostrazioni per adesso riguardo a questo ottimo porting.